Il sole di dicembre, guardate che meraviglia, senza giacca si sta benissimo. Ed eccoci qua, dopo il primo giro di feste di Natale, ci prepariamo alla fine dell'anno. Mi sono accorta che mi piace molto proporre i contorni, ma siccome mi avete anche chiesto gli antipasti su Instagram, allora farò 3 ricette dove 2 di queste potete anche servirli come antipasti caldi, piccole porzioni. Mi sono ispirata per 2 ricette allo chef Ottolenghi, che in questa materia è un grande. E che dire, andiamo in cucina! Andiamo! Iniziamo alla grande con una delle 2 ricette dello chef Ottolenghi, utilizzando una zucca butternut. Nella sua ricetta utilizza il formaggio raclette, quindi formaggio svizzero. Utilizzerò invece in alternativa il Gruyère, che è anche più facilmente reperibile, però potete comunque usare un formaggio saporito che si scioglie in cottura. Iniziamo dalla preparazione della nostra zucca, che andrà passata in forno. Prima del forno creiamo un'emulsione con sale, pepe buono, un po' di cannella e dell'olio d'oliva. Altra cosa importante, non ho tolto la buccia alla zucca, lo farò dopo perché mi risulta più facile toglierla dopo. Quindi adagiamo le nostre fettine su una teglia con carta da forno e totale 35 minuti circa, ma a metà cottura andremo a girare le nostre fettine. Alla zucca andremo ad aggiungere anche delle cipolle che passeremo anche nell'emulsione, così avranno più sapore. E adesso però si va in forno. Intanto andiamo a preparare un soffritto con dell'aglio e del timo, sfumato con del vino bianco, che sarà poi parte del ripieno della nostra torta. Ora prepariamo la nostra farcia con il formaggio scelto, le 2 uova, un po' di amido di mais, della panna e mescoliamo tutto. E voilà, la zucca è pronta, lasciamo intiepidire per togliere anche la buccia e prepariamo la teglia dove andremo a creare un guscio con la pasta fillo. Non so se la conoscete, è quella che si utilizza anche per gli involtini primavera. Diciamo che io non sono molto pratica, però volevo accettare questa sfida e provare a fare questa torta che con la pasta fillo è molto più scenografica. La pasta fillo è venduta in fogli, sono dei fogli di pasta molto sottili
che vanno lavorati anche velocemente perché si asciugano in fretta e poi si rompono. Li cospargerò di olio d'oliva, si può anche fare con il burro, ne utilizzerò circa 4-5 e voilà, spennello con un po' di olio abbastanza velocemente e inizio a foderare la mia teglia. Iniziamo con la farcitura, adagiando le nostre fettine di zucca, un po' di cipolle, teniamo anche un po' di cipolle per la superficie. Siamo arrivati al finale, adesso arricciamo un po' la pasta a fillo, proprio stropicciandola e adesso passiamo in forno. E voilà, guardate che bella, adesso la lasciamo raffreddare un pochino, la pasta a filo risulterà molto croccante. Decoriamo con un po' di peperoncino e dei ramoscelli di timo. Diciamo che la pazienza non è il mio forte, faccio sempre fatica ad aspettare di tagliare una torta, ma in questo caso è meglio veramente lasciarla riposare, così sarà più facile tagliarla. Non vi preoccupate, la croccantezza resterà comunque e voilà, direi che il primo contorno o antipasto caldo è pronto. Mi sono lasciata ispirare da una ricetta tedesca, dagli involtini di verza che solitamente hanno un ripieno di carne. Li farò in versione vegetale, senza carne, con un ripieno fatto di pane, raffermo come quando si fanno le polpette di pane e utilizzerò due tipi di foglie, le foglie di verza e le foglie di coste, per dare così un contrasto cromatico molto molto bello. Due cose importanti per le foglie sono una di togliere la parte centrale dura così che si possano anche piegare meglio. Secondo, preparare una bacinella di acqua con cubetti di ghiaccio per far sì che il colore verde resti intatto.
È arrivato il momento di sbollentare le nostre foglie per pochi minuti, tanto dopo cuoceranno in forno. Ed ecco le nostre foglie che asciugheremo su un panno pulito per iniziare a formare i nostri fagottini. Passiamo alle foglie di coste, che sono molto più delicate, quindi un po' più di attenzione nel formare questi fagottini. E voilà, guardate che meraviglia di colori, che verde brillante, che adoro sempre in cucina. Adesso abbiamo due varianti: o preparare la besciamella prima e usarla come base degli involtini, oppure, come nel mio caso, farla dopo e ricoprirli totalmente. Ultimo strato di formaggio in superficie e andiamo in forno. Guardate qui che meraviglia! Quindi il verde in questo caso sarà la sorpresa. Buon appetito! Terminiamo la carrellata con un'altra ricetta di ottolenghi utilizzando dei porri circa 600 grammi. Non siate timidi con gli spicchi d'aglio, lui ne utilizza ben 10, io sono a quota 6. Saliamo, pepiamo, olio d'oliva e in forno per i primi 35 minuti. Saranno 2 step da 35 minuti perché i porri dovranno essere super morbidi. Passiamo alle lenticchie che faremo sbollentare per 12-15 minuti in acqua bollente e intanto prepariamo una parte di salsa che sarà il condimento di questi porri con le lenticchie. 2 cucchiaini di senape della panna, ci servirà anche il succo di un limone, anche 2 se volete osare, un po' di sale, un po' di pepe e attendiamo la cottura dei porri. Mescoliamo dopo i primi 35 minuti per poi ripassare in forno. Le lenticchie sono pronte, prepariamo anche la parte fresca finale,
prezzemolo e cerfoglio, potete anche usare l'aneto. E voilà, adesso preleveremo un po' di porri e gli spicchi d'aglio per aggiungerli alla salsa. A questo punto aggiungeremo le nostre lenticchie ai porri e la teglia tornerà nel forno per circa 10 minuti, il tempo per preparare anche la nostra salsa. È arrivato il momento di servire il nostro contorno di porri e lenticchie con la nostra salsa e per finire il lato fresco di prezzemolo e cerfoglio oppure aneto. E anche questo è pronto. Buone feste a tutti!